Fitch, andiamo in Islanda. Ok. Siamo appena arrivati in Islanda, adesso dobbiamo cercare una macchina da noleggiare. Macchina presa! Forse siamo pronti a partire. Stiamo uscendo dall'aeroporto, direzione Blue Lagoon. Faccio un bagno caldo, sto freddo. Abbiamo provato ad entrare al Blue Lagoon, ma era tutto occupato, era sold out. Stiamo andando a vedere il geyser più importante dell'Islanda, però qual è il problema? Sta tramontando, sta per tramontare, non so se lo vedremo, non lo so, però ci proviamo. Intanto guardate che vista. Siamo arrivati in tempo per vedere il geyser. L'Islanda è conosciuta anche come terra di ghiaccio e fuoco. Penso sia ormai chiaro il perché del ghiaccio. Questo invece è il fuoco. Quindi cambio di programma. Oggi, adesso sono le 9 di sera, siamo al Blue Lagoon. C'è un bar dove puoi ordinare da bere direttamente da qua. È un po' caro. Prosecchino 15.000 però. Score. C'è un fatto tristissimo che vorrei mettere in risalto. Io non ho parole, ragazzi. Io sono veramente contrario. Ci sono 1, 2, 3, 4, uno piena, 5. 4. Ci sono 5 birre che la gente ha comprato solamente per farsi il selfie e poi le hanno lasciate qua. Guarda quella birra è piena. È piena. Cioè, una birra per buttarla in mare.
Questo è il cratere di un vulcano inattivo che è diventato un lago. Com'è camminare sul ghiaccio? Molto poetico. Sarà un problema rialzarsi. Di Vikings, questa è la cascata dove Odino appare a Floki per la prima volta. Stiamo andando a cercare un aeroplano che è crashato non so quanti anni fa. Sono le 11:30, guardate il sole come rimane basso. Sempre per i fan di Vikings, questa è la spiaggia nera dove arriva Floki per la prima volta in Islanda. Abbiamo appena finito di fare un appostamento di 3 ore in macchina per aspettare l'aurora boreale. Però deve essere la cara.
Comunque, se le foto dell'aurora boreale non sono uscite bene, è perché è successo questo. E quindi le ho dovute fare con la GoPro, che non è il massimo.